La luna, col suo fascino romantico, svela un mondo di sentimenti profondi e di sogni ad occhi aperti. Tuttavia, il suo volto nascosto porta con sé un velo di malinconia e di inquietudine, rivelando una sottile tristezza che si cela dietro le emozioni più intime. Stiamo parlando del numero 18. Ma prima di parlare del numero 18, se non l'hai ancora fatto, voglio ricordarti di mettere un like e di seguirmi per non perdere i prossimi video. Siamo giunti al numero 18, dunque ci troviamo tra i numeri più alti, dunque quelli più profondi e più intensi. E prima di parlare, di approfondire il numero 18, partiamo con la sigla. Ed eccoci qui con un altro numero che riguarda i pianeti e stiamo parlando della Luna. Chi ha il numero 18 nella propria mappa, e vi ricordo che la mappa non è composta soltanto da giorno, mese e anno, e questa numerologia non prende il nome e il cognome, dunque soltanto giorno, mese e anno, però questi numeri poi vanno sommati tra loro e danno luogo ad altri numeri. Questi altri numeri riguardano diversi ambiti della nostra vita. Noi abbiamo diversi ruoli, noi siamo figli, siamo fratelli, siamo genitori, siamo amici, siamo dei colleghi di lavoro, siamo dei titolari, abbiamo una carriera lavorativa, insomma abbiamo tantissimi ruoli nella nostra vita e la mappa ci dice appunto come ci comportiamo, quali sono diciamo le attitudini, le potenzialità, i talenti, ma anche i conflitti, dunque tutti i comportamenti in conflitto qualora noi diciamo viviamo la vita in disarmonia, ok? Dunque questo numero riguarda una posizione, una delle tante posizioni all'interno della mappa importante. Dunque non soltanto il giorno di nascita, potrebbe essere la personalità profonda, così come potrebbe essere il nido, la relazione, il lavoro, lo strumento generale o comunque un numero importante che sia in funzione o che sia in conflitto, un numero che in qualche modo condiziona il nostro modo di pensare, il nostro modo di ragionare, il nostro modo di comportarci, il nostro modo di fare, il nostro stato d'animo. Ok, dunque non parlo del numero in una posizione precisa, ma parlo del numero all'interno della mappa. Se vuoi vedere la tua mappa, se vuoi fare la tua mappa e vedere se questo numero lo trovi all'interno della tua mappa, vai sul sito numerologiesoterica.com, troverai la mappa dei bisogni e inserendo la tua data di nascita vedrai che vengono fuori tutta una serie di immagini e di numeri e cliccando su quelle immagini potrai leggere il contenuto appunto di quel numero. Ok, naturalmente ciò che leggerai riguarda il numero, non il numero in quella posizione, ma il numero in generale. Poi dovrai contestualizzare ciò che leggerai su diciamo quell'ambito. Ok, dunque se abbiamo un 18 nel giorno, il giorno di nascita ci dice che cosa ci piace vivere, fare, il nostro desiderio profondo, no? Dunque che cosa ci piace fare o vivere in ogni istante della nostra vita. Se invece abbiamo il 18 nel nido, quello lo desideriamo all'interno di dove viviamo, del nostro ambiente domestico, nella nostra casa, con le persone naturalmente che abitano con noi nella casa. Dunque se siamo figli all'interno di una famiglia con dei genitori, noi dobbiamo anche pensare
che riguarda anche i nostri genitori. Se invece noi viviamo da soli o abbiamo una nostra famiglia, noi siamo dei genitori con dei figli, naturalmente riguarda anche i nostri figli, dunque quello che noi vogliamo vivere, provare all'interno del nido, ovvero della nostra casa. Idem se stiamo parlando del sociale, del lavoro, della relazione, eccetera. Questo è soltanto un esempio. Allora, abbiamo detto che i 18 sono persone romantiche, sono persone riflessive, sono persone che sognano ad occhi aperti, sono persone che vedono, si immaginano, creano proprio si fanno proprio un sogno di come andranno le cose. Sono persone sensibili, sono persone ricettive. Il numero 18 è il numero della madre, il numero della madre cosmica. Dunque ha a che fare con l'essere mamma, con tutto ciò che una mamma ha, tutte le caratteristiche, dunque tutte le potenzialità, tutte le capacità che ha una mamma, ovvero la sensibilità, la ricettività, il sentire qualcosa che altri non vedono e non sentono, che soltanto una mamma nei confronti del proprio figlio sente. Si rende conto quando c'è qualcosa che non va, si rende conto anche se si trova, no, ad avere un bimbo appena nato che non sa parlare, che non sa quale sia, che non rivela, no, qual è il suo problema, la mamma se ne rende conto, si accorge che c'è qualcosa che non va. È sempre nel dormiveglia, anche se dorme è attenta al bambino, al proprio figlio, nel caso, insomma, ci sia bisogno, c'è qualcosa che non va. Ecco, si rende conto subito che c'è qualcosa che non va. Ecco, questa capacità porta chi ha il 18 a sviluppare appunto questo talento, quello di sentire, di avvertire quello che gli altri non riescono a sentire e ad avvertire. Infatti i 18 sviluppano questo talento fino a diventare dei sensitivi, dunque una capacità che non hanno altri numeri. Quando parlo di sensibilità, di sensitività, quando parlo di sensazioni, di femminilità anche, non parlo soltanto per la donna, parlo anche per l'uomo. Ci sono uomini maschi che hanno, che hanno una polarità femminile prevalente, così come ci sono donne che hanno una polarità maschile prevalente. Tutti noi abbiamo le due polarità, ma prevale una delle due. Dunque abbiamo persone con una sensibilità maggiore perché hanno una polarità femminile maggiore. Chi ha il 18 ha a che fare con la poesia, ha a che fare con il romanticismo, ha a che fare con i sentimenti, ha a che fare col mondo dei sogni. Se guardiamo la carta relativa al 18, la carta degli arcani maggiori dei tarocchi, ovvero la luna, vediamo che viene rappresentata la luna e un laghetto con una aragosta. Questa aragosta tiene nelle chele due perle blu. Il significato, uno dei significati, perché ce ne sono anche altri, poi ci sono anche due cani. I cani per esempio hanno il significato, quello che raccontavo prima, no? Di sentire, sapete che i cani avvertono prima quando c'è un problema, quando c'è qualcosa che non va. Un terremoto, per esempio, i cani si rendono conto prima, così come tanti altri animali. Ecco, questo sta a significare che i 18 hanno questa capacità di avvertire quando c'è qualcosa che non va. Si rendono conto quando c'è una persona che non è proprio onesta nel senso che non è seria, che non sta dicendo la verità, quando mente, quando c'è qualcosa che non va. Nella stessa carta vediamo appunto l'aragosta con queste due perle nelle chele. Che cosa sta a significare? Significa, appunto, c'è anche un lago, no?
che il 18 ha la capacità di entrare in profondità dentro di sé e portare fuori appunto ciò che di prezioso ha, queste perle appunto che tiene l'aragosta, sta a significare proprio questo. Chi ha il 18 sono persone profonde. Ecco, questo comportamento quando è in conflitto porta la persona a provare malinconia, tristezza, fino a provare depressione. Depressione io non intendo la depressione come malattia, ma quello stato emotivo che ti porta giù, che ti fa sentire lo sconforto, no? La malinconia, appunto, la tristezza, a ritirarti o a ritirarsi per vivere appunto la crisi del momento. E questo è dovuto al fatto che le persone col 18 sono persone sognatrici, dunque si immaginano, si vedono mentre le cose vanno come vorrebbero, loro sognano il principe azzurro, sognano la casa dei sogni e dei loro sogni, la casa ideale, sognano di avere successo, sognano di innamorarsi, sognano ad occhi aperti. Ecco, quando si scontrano con la realtà dei fatti e che le cose non sono andate, non vanno come vorrebbero, allora cadono appunto in questo stato di crisi con tutto ciò che ne consegue. Vediamo adesso quali sono le parole chiave del numero 18. Notte, intuizione, femminilità, romanticismo, sentimentale, sognatore, idealista, sogno ad occhi aperti, fantasia, immaginazione, ricettività, riflettere, mistero, attrazione, magnetismo, poesia, incertezza, distrazione, ovvero pensieri, fasi, visioni oniriche, superstizione, predizioni, inconscio profondo, sensualità, amore materno, segreto, ricettività, ideale che si vuole raggiungere, illusioni, delusioni, follia, solitudine, paura notturna, depressione. Ecco, queste sono le parole chiave del numero 18. Come dico sempre, lo ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, queste parole vanno contestualizzate. Ogni numero ha tante potenzialità, ogni numero ha tanti possibili conflitti, ogni persona vive delle esperienze diverse, ha un'educazione diversa, ha una visione del mondo diversa, dà significato alle cose in maniera diversa, dunque ha dei significati diversi per le cose, ha delle credenze, delle regole diverse. Dunque, quando una persona, ecco, ne approfitto per dire questo, quando una persona mi dice ma due persone che sono nate nello stesso giorno si comportano, provano le cose, cioè fanno le stesse cose e vivono, hanno gli stessi problemi, gli stessi talenti identici, perché io conosco persone che sono nate nello stesso giorno ma sono diverse. Ecco, l'hai detto, sono diverse. Essendo persone diverse, anche se sono nate nello stesso giorno, loro sviluppano talenti diversi e dunque, avendo esperienze diverse, anche in caso di gemelli, no? Sono comunque due persone diverse che vivono la vita da angolazioni diverse, che vivono realtà diverse. Di conseguenza, danno un significato diverso alle cose. E questo loro, questa loro esperienza impatta in maniera diversa sulle caratteristiche del numero. Dunque non possiamo trovare due persone completamente identiche che vivono le cose allo stesso modo. Ok? Poi abbiamo tanti numeri nella mappa e lo ripeto ancora, non è detto che
quel numero, che noi viviamo quel numero in maniera, diciamo, profonda, al 100%, perché ogni numero poi viene condizionato dagli altri numeri che abbiamo sulla mappa. Ok? Detto questo, ne approfitto per ricordarti che sul mio sito, all'indirizzo numerologiaesoterica.com, puoi trovare tanto materiale che riguarda la numerologia, se ti piace la numerologia, se ami la numerologia, ma trovi anche altro materiale che riguarda i tarocchi o che riguarda la crescita personale in genere. Io prossimamente farò dei video che, diciamo, non avranno, diciamo, non parleranno di numerologia nello specifico, ma saranno argomenti di crescita personale che serviranno per migliorare le analisi, la lettura delle mappe, perché noi dobbiamo conoscere, prima ancora di conoscere i numeri, i suoi significati, i comportamenti, potenzialità, eccetera, noi dobbiamo conoscere l'essere umano. Perché se non conosciamo bene l'essere umano, non possiamo poi fare i collegamenti per interpretare, per capire, per scoprire in che modo il numero influenza l'essere umano, la persona, che noi prendiamo diciamo, come a cui noi facciamo la lettura della mappa. Ok? Dunque farò dei video che parleranno anche di crescita personale. Farò anche dei video magari dove prenderò degli esempi, anche parlando di numerologia, facendo una lettura, un esempio di lettura di mappa. Ecco, farò comunque tutta una serie di video che serviranno appunto per dare informazioni e approfondire l'argomento numerologia. Dunque, se vuoi fare la tua mappa, vuoi fare le mappe ad altre persone, vai sul mio sito all'indirizzo numerologiesoterica.com o direttamente su mappadeibisogni.it, ti porta al mio programma dove, inserendo la data di nascita, verranno fuori tutta una serie di numeri e cliccando su quelle immagini potrai leggere il testo che riguarda appunto quel numero. Dovrai naturalmente registrarti sul sito per poter accedere poi alla mappa. Sempre sul sito trovi tanti articoli e poi tanti prodotti come tarocchi, come libri. E ultimamente è uscito un nuovo libro che ha come titolo Eredità invisibili, e lì parlo di psicogenealogia e naturalmente parlo dei numeri e dei possibili conflitti che una persona con quel numero nella mappa può avere dalla propria genealogia. Sto pubblicando un nuovo libro che ha come titolo Psicobiogenea Numerologia, dove parlo dei problemi di salute, dunque malattie che sono una conseguenza del vivere in conflitto. Ok, detto questo, mi sa che ho detto tutto. Vi lascio, vi ringrazio per aver guardato il mio video e ci vediamo al prossimo numero dove parlerò del 19, il Sole. Ciao!